Come sempre Lara va al ristorante. Sei vergognosa. Non hai niente da dire? Bisogna sostenere la mente, ma anche il corpo. Sì, il corpo, vabbè. Abbiamo già mangiato Abbiamo due già panini mangiato. E poi adesso vado col culatello, patatine, patatine, gelato, gelato che hai mangiato tu. caffè e rutto libero. Ecco, Sempre lui. sempre io. Dal gelato in poi sempre lui. Allora, qui c'è un ristorante dove immagino si mangi molto bene, ma noi siamo qui per un'altra faccenda che non so se riusciremo a visitare, cioè lo visiteremo. Solito discorso. posti, dei castelli, diciamo così. Sì, tra l'altro in questo castello ci è venuto anche qualche collega un po' più illustre di noi, circa con 35.000 iscritti in più, però... Illustre per quello, non sì. perché... No, beh, anche un bravo figlio, dai, Sì, come si dice sì. a Milano, un bravo ragazzo. È anche bello per, insomma, per quello che dicono, ormai l'avete già capito chi è, fa il pompiere, insomma, vabbè, l'abbiamo detto. Cioè, invece di fare pubblicità, noi Ma siamo gli talmente altri. coglioni che... Esatto. Però no, in questo castello c'è venuto questo personaggio, adesso non riesco a vederlo perché sta passando una moto. Sì, Comunque c'è no, di motociclette. lo vediamo da qua, Si vede. quello là in alto è il castello di Zavattarello. Zavattarello. Che Zavattarello è anche un luogo famoso per quello che io ho comprato Per in la quel nostra mercatino. amica Serafina, Che adesso è? che adesso si trova a Bagni di Lucca, lei passa, si fa tutte le vacanze in giro. Eh sì, una zoccola praticamente, gira mezza Italia. Vabbè, comunque. Niente, adesso proveremo a scalare la collina Sì. per arrivare fino alla... No, tu la scali, io vado in macchina. E vediamo se abbiamo la possibilità. Cioè, l'intenzione è di visitarlo. Certo. Ovviamente senza indagine perché non Sì. si può. Non si può nel senso che ci sono le visite guidate. E poi se riusciamo a fare qualche ripresa tanto meglio. Ok, Vediamo, a più tardi. A più tardi. Ok ragazzi, siamo davanti al castello, potete vederlo, abbiamo parcheggiato, siamo arrivati circa 12 ore prima dell'apertura, però la speranza è quella di parlare con qualcuno che ci dica no, assolutamente no, oppure sì, assolutamente sì. Vedremo se riusciamo a fare un paio di riprese, sicuramente ne faremo alcune esterne perché merita veramente. Sì, molto bello, e poi il paesaggio è Bellissimo, nonostante sia fine ottobre, metà ottobre, non fa per niente freddo, anzi direi che fa quasi caldo. È una bella giornata, sta cambiando il tempo, ma è una bella giornata. Esatto, non so quando vedrete questo video, ma fa ancora caldo. E niente, adesso vediamo un po'. A dopo. Ciao.
Allora, siamo arrivati all'interno del castello, nonostante la biglietteria sia ancora chiusa, però ci sono alcune porte aperte. Solo per ricordarvi, con questo ingresso, che pare sia stato l'originale di allora, ecco che la leggenda di questo castello prevede che Pietro dal Verme, che era il padrone di questo maniero, e infatti si chiama Castello dal Verme, esatto. sia stato avvelenato dalla sua seconda moglie nel 1485, quindi è questo Il che 17 ottobre. il 17 ottobre, quindi pochi giorni, Tra pochi giorni. per noi che stiamo girando il video. E appunto è questa la presenza che si dice sia presente, scusate il gioco di parole, Nel in questo castello. luogo, in questo castello. Tra l'altro cose assolutamente vere, veritiere, che ho letto personalmente, essendo appassionato di musica, che qui vengono spesso e volentieri delle orchestre da camera a fare dei concerti, eccetera, e in più di un'orchestra durante l'esibizione ha visto volare le partiture, gli spartiti dal leggio e sbattere una porta. Adesso non so quale delle stanze, delle migliaia di stanze interessate Sì. sia, però comunque questo Potremmo è quello che è chiedere, successo. potremmo Se chiedere. troviamo una guida che ci risponde, glielo chiederemo. E niente, adesso siamo qui in attesa che aprano le porte, però ci stiamo facendo un giro giretto, panoramico, visto che ci sono perché delle ci sono porte diverse porte aperte, per aperte. cui fino a che si può arrivare, Fino a no, che non ci arrestano. che non ci arrestano, o Andiamo. magari sentiamo un fantasma, no? O magari sentiamo il fantasma. Infatti. Va bene, a dopo. Abbiamo avuto il permesso di registrare Sì, e poi ci verranno forse raccontate alcune cose interessanti. esatto. Quindi ci sono un po' di persone che ci stanno interrogando sui fantasmi, quindi adesso entriamo. Che meraviglia! Mamma mia, che meraviglia! Il sospirone l'ho fatto entrando. Il sospirone l'ho fatto entrando. Poi nel caso la signora è in bagno di qua, è con voi. Stavo chiedendo. No, è qui. Sono salita apposta perché è qua, l'aspettiamo, non la perdiamo. Intanto il Signalanter, il nostro gruppo, il nostro canale di Paranormale, saluta la signorina Valentina. Valentina e saluta tutti gli ospiti. Piacere. Allora, intanto appunto vi do il benvenuto qua al Castello di Zavattarello. Io sono Valentina e oggi vi condurrò all'interno di questo incredibile castello. Almeno a mio avviso è molto, molto bello e particolare. Adesso poi nel corso della visita, insomma, vedrete un po' il tutto. Allora, questo castello viene anche chiamato Castello dal Verme, questo perché dalla fine del 1300 fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, appunto questo castello è stato in mano alla famiglia dal Verme. Il primo a venire qua fu Jacopo dal Verme, questo famoso capitano di Ventura che poi alla fine era un mercenario, soltanto che capitano di Ventura faceva molto più scena, quindi un combattente che decise di venire qua da Verona e fondare all'interno del castello questa famosa scuola di guerra conosciuta in tutta Europa. E noi da qua capiamo che il ruolo principale del castello era particolarmente militare. Infatti il cortile dove ci troviamo noi oggi era usato per la difesa del castello, questo perché comunque ci troviamo vicini all'unico ingresso da cui appunto si accede all'interno del castello, e all'epoca però non si presentava così con la pedana fissa e i due portoni in legno di rovere rinforzati col ferro che vedete qui, bensì con il ponte levatoio che nel corso dei secoli purtroppo è andato perduto. Però se vedete bene sopra l'ingresso ci sono dei fori nella pietra, di lì praticamente passavano le corde che servivano appunto alla famiglia dal Verme dall'interno per alzarlo e abbassarlo. Poi successivamente nel 1800 la famiglia decise di cambiare l'ingresso e mettere appunto i due portoni. Invece le stanze che vedete qui a lato erano tutte camere delle guardie, in modo tale che in caso d'attacco le guardie riuscivano a raggiungere il cortile interno in maniera più facile e veloce possibile. E poi successivamente questo ambiente durante la seconda guerra mondiale muterà appunto la sua funzione e diventerà biblioteca.
Vi ho detto appunto che nel 1800 la famiglia Dal Verme decise di cambiare l'ingresso, ma non fu l'unico cambiamento che fece. Infatti nel 1800 il castello da fortezza militare diventò una vera e propria residenza estiva, quindi la casa, tra virgolette, che i Dal Verme usavano per il periodo estivo, e di conseguenza molti ambienti cambiarono, perché naturalmente le stanze che servivano per la difesa del territorio diventarono camere da letto, saloni delle feste, tutte stanze che nel corso della visita appunto andremo a visitare, in modo particolare al piano di sopra, dove appunto alloggiavano i nobili, perché era tutto il piano nobile appunto nella parte di sopra del castello. Poi appunto io vi ho detto che la famiglia Dal Verme ha avuto in mano il castello fino alla seconda guerra mondiale. Io adesso vi parlerò proprio di quel periodo. Allora siamo nel 1942, quando si pensava che all'interno del castello di Zavattarello ci fossero dei partigiani e che appunto il castello fosse usato come roccaforte da loro. Per questo motivo un gruppo di nazifascisti decise di attaccare il castello, che però non trovando al suo interno nessuno, perché i partigiani sono riusciti a scappare sapendo l'arrivo di questo gruppo dei nazifascisti prima, insieme anche alla famiglia Dal Verme, che andò a rifugiarsi in una delle sue dimore a Milano, e quindi per questo motivo, non trovando all'interno nessuno, buttarono giù i 2 portoni in legno di rovere rinforzati col ferro, entrarono nelle antiche biblioteche, le incendiarono e l'incendio purtroppo si propagò per tutto il piano nobile, ed è per questo motivo che il castello venne danneggiato parecchio. Tenete conto che si vocifera, almeno queste sono poi, tra virgolette, delle leggende che girano in paese, che il castello appunto sia rimasto incendiato 7 giorni e 7 notti. Ora, per quanto magari la gente del posto possono aver un po' ingigantito il tutto, comunque è stato un incendio di una portata notevole, insomma, infatti ha distrutto completamente il piano nobile. Però nel 1975 la famiglia Dal Verme decise di donare il castello al comune, che si preoccupò appunto di restaurarlo e aprirlo al pubblico. Bene, nonostante questo però la famiglia Dal Verme è sempre stata molto legata al castello e al proprio territorio, quindi per questo motivo nel corso degli anni donarono non solo somme di denaro, che sono servite sicuramente per il restauro di tutto il castello, ma anche fotografie, mobili, quadri, tutte cose che ci hanno permesso di ricostruire i vari ambienti in maniera più fedele possibile all'originale, rispettando anche il periodo in cui la famiglia Dal Verme è venuta effettivamente ad abitare all'interno del castello. Bene, questa è un po' una parentesi storica dovuta del castello per raccontare della famiglia che ha vissuto per secoli in questa struttura. Quindi partiamo dalle prigioni, poi vi prometto che andremo in ambienti più piacevoli. Allora, attenzione che qua adesso vi faccio luce, attenzione alla testa e anche a dove mettete i piedi, anche perché purtroppo è saltata la luce, quindi interessante. per il paranormale questo va bene. Oddio, io non vedo niente. Aspetta, Attenzione. Sì, ok. Ok. Grazie. Niente, adesso cerco di accendere. Allora, almeno Che qua. bello. Che meraviglia. Adesso salgo, vi faccio. Ma che bello. Però se i prigionieri venivano trattati così, Si ubriacavano i prigionieri. complimenti. Questi sono tutti. Non sapevo che c'era il vino. Wow. Ah, quello è il caso. Quindi dice l'ologramma. Sembra molto antico. C'è il cane, magari trova il fantasma. Esatto. Sono ricettivi i cani. Sì, C'è sempre qualcosa. se lo vediamo che dorme, tranquilli anche noi. Allora, io vi avevo detto che vi avrei portato nelle antiche prigioni del castello, però come potete vedere qua i prigionieri stavano parecchio bene, direi insomma, di sì. guardate quanto ben di Dio che ci circonda. Questo perché le vere 2 prigioni sono quelle più a fianco e le vedremo successivamente. Invece quest'area del castello all'epoca, nel 1400, quando il castello era usato appunto come castello militare,
veniva usato come antico deposito delle armi, visto che siamo comunque vicini alla stanza delle guardie. Poi successivamente invece nel 1800 la famiglia Dal Verme decise appunto di trasformare quest'area in cantina, come potete vedere. Questo perché comunque siamo nel punto più basso e più a nord del castello. Tenete conto che questa stanza è un pochino più bassa anche delle due prigioni qui a fianco, quindi comunque c'era la temperatura ottimale per conservare appunto vini e salami. Adesso vabbè, i salami sono dei lavoretti dei bambini dell'elementare di Zavattarello che hanno contribuito anche loro ad arredare il castello. Però le bottiglie sono vere. Adesso vabbè, vedete anche un crodino lì in mezzo, ci sono delle bottiglie più recenti, però ci sono anche delle bottiglie che fanno parte del 1900 a livello di secolo. Quelle bottiglie lì, che sono le più antiche che abbiamo nel castello, sono appartenute direttamente alla collezione della famiglia Dal Verme, quindi sono appartenute sempre alla stessa famiglia comunque. Attenzione alla testa che c'è il soffitto basso. Dio non si vede niente. Oh mamma mia. Occhio. Attenzione alla testa. Mi sposto di qua. Attenti alla testa. Dice che ce la fa. Prego. Allora, qui ci troviamo in una delle due prigioni maschili, perché quelle femminili sono in un'altra area del castello che vedremo successivamente. Questa dove ci troviamo noi adesso era la prigione delle persone povere, che paradossalmente venivano trattati meglio delle persone nobili che invece alloggiavano nella prigione qui vicina. Poi vi spiegherò il perché. Intanto vi faccio vedere le differenze tra le due prigioni. Allora, qui troviamo un foro nel pavimento che i prigionieri usavano come bagno. Naturalmente all'epoca era aperto, noi per motivi di sicurezza l'abbiamo chiuso. Poi potete vedere che in questa prigione c'è una finestra molto piccola, naturalmente all'epoca era senza il vetro. E questa finestra piccola, è vero, non faceva entrare tanto la luce, infatti vedete che siamo completamente al buio, però è anche vero che non faceva entrare tanto freddo, il che non era male visto gli inverni rigidi che ci trovavamo ad affrontare qui a Zavattarello. Per finire, questa prigione ha questa nicchia dove venivano legati i prigionieri e lasciati senza acqua e senza cibo finché non confessavano. E questa qui era l'unica forma, tra virgolette, di tortura che avevano le persone povere. Tenete conto che in questa prigione ci stavano 20 prigionieri e già, dite, è un numero elevato. Però nella prigione qui vicina ce ne stavano il doppio, in 40 stavano, senza il bagno. Io vi accenno solo questo, quindi potete immaginare la situazione difficile che si andava a creare in quella prigione rispetto che a questa. Adesso andiamo a vedere la prigione e poi dopo vi dico il motivo per cui i nobili venivano trattati così male. Attenzione alla testa che c'è il soffitto ancora più basso. Attenzione, qua ci sono dei gradini. Attenzione che c'è un dislivello. 40 qua dentro, vi renderete conto che attenzione che lì c'è un dislivello. Oh caspita. C'è 40 qui dentro? Mamma mia. Capite bene il disagio che si andava a creare. Attenzione. Ok, ci siete tutti? Ok. Ti piacerebbe essere Vi prigioniero? renderete conto che insomma 40 persone qua dentro senza il bagno, insomma, non era sicuramente una situazione di comfort. Per di più avevano quella finestra, adesso non voglio accecare nessuno, quella finestra molto più grande, ovviamente anche questa senza il vetro, noi la teniamo aperta per far sentire la differenza comunque tra una prigione e l'altra, che naturalmente faceva entrare più luce ma anche più freddo, tenendo conto che siamo nel punto più a nord di tutto il castello, insomma non era una cosa da non considerare.
Per di più, questa prigione era collegata sopra in questo muro, insomma, da qualche parte, da qui non si riesce a vedere purtroppo, con un tunnel invisibile agli occhi che collegava questa prigione alla stanza delle guardie adiacenti, quindi una di quelle che si trovava nel cortile dove abbiamo iniziato la visita. Questo tunnel veniva chiamato Orecchio di Dionisio, quindi già dal nome capite bene che serviva alle guardie per ascoltare tutto quello che i prigionieri dicevano senza stare però fisicamente nelle prigioni. E questo perché? Perché i nobili erano quelli con più segreti e quindi dovevano trovare un modo per farglieli rivelare, a differenza di un ladruncolo qualsiasi che insomma non è che avesse tanto da dire ai conti. E nel caso ci fosse qualcuno che doveva dire qualcosa di particolare, comunque c'era quella nicchia lì che comunque insomma non era una situazione piacevole rimanere lì legati senza cibo e acqua sicuramente. Bene, ultima cosa, poi dopo promesso che andiamo in ambienti un pochino più piacevoli, vi volevo far vedere il legno sia di questa prigione che dell'altra, sono uguali, che è ancora il legno originale. Questo perché per fortuna quell'incendio non ha fatto tanti danni, quindi siamo riusciti a conservare il legno originale del castello. Adesso quando andremo al piano di sopra vedrete la differenza tra questo legno che è quello originale e il legno invece che per forza di cose purtroppo abbiamo dovuto sostituire noi. Questo anche perché in molte zone al piano di sopra il pavimento aveva completamente ceduto, quindi abbiamo dovuto rifare interamente tutta la pavimentazione. Bene, adesso possiamo andare di sopra, vi chiedo di fare ancora attenzione alla testa che qua il soffitto è veramente basso. Vi parlo del fantasma, finalmente. Vi parlo della storia del fantasma, appunto Pietro dal Verme. Come tutti i castelli che si rispettino, anche noi abbiamo il nostro fantasma. Noi abbiamo appunto il fantasma di un conte che ha vissuto alla fine del 1400, il suo nome appunto è Pietro dal Verme. E la sua storia inizia quando il padre di Pietro dal Verme chiede al figlio di sposare una nobildonna di Milano, la Chiara Sforza. Lui però rifiuta quest'unione perché è innamoratissimo di una certa Cecilia del Maino, quindi rifiuta le nobili origini della Sforza per sposare la Cecilia.
Peccato però che dopo soli 2 anni di matrimonio Cecilia muore improvvisamente. Si pensa per mano della famiglia di Pietro, che naturalmente avrebbe gradito molto di più l'unione con la Chiara Sforza, non solo perché aveva delle origini molto più nobili comunque della Cecilia, ma anche per unire comunque 2 regni insieme, oltre che 2 persone in matrimonio. Questa unione però non tardò ad arrivare, infatti dopo la morte di Cecilia Pietro era ancora giovane, non aveva eredi e quindi per questo motivo decise di tornare dalla Chiara Sforza, che contentissima di essere stata la seconda scelta del marito dice di sì, nel senso decide di sposarlo, però dopo qualche anno di matrimonio si fa convincere dallo zio Ludovico il Moro a ucciderlo. Infatti una mattina gli porta la colazione a letto avvelenata e la sera stessa Pietro muore. Non c'era l'uovo maltino, insomma. Devo dire che insomma, quindi capite bene perché erano così diffidenti. Insomma, questo qua è stato ammazzato dalla moglie, insomma tutte queste precauzioni non erano neanche così eccessive. E questi qua sono tutti fatti realmente accaduti. Poi si passa dalla storia alla leggenda. Dopo questa morte improvvisa si dice che il fantasma di Pietro del Verme giri per le stanze del castello. Adesso io voglio rassicurare tutti i bambini presenti nella stanza che è un fantasma buono, non ha mai fatto del male a nessuno. L'unica cosa è che ci fa qualche scherzo. Tutto è iniziato quando al piano di sopra le donne delle pulizie hanno visto questa sedia che lasciamo sotto la torretta per i visitatori che non se la sentono di proseguire appunto alla visita della torretta, e vedevano questa sedia spostarsi da una parte all'altra della stanza senza che nessuno la toccasse. Un'altra volta abbiamo invece organizzato un concerto nel salone delle feste e il pianista affermava di aver lasciato gli spartiti sopra il suo strumento, spartiti che poco prima dell'inizio del concerto spariscono, non si vedono più. Allora a questo punto il pianista è costretto a iniziare il concerto senza suonare quella melodia ed esattamente al termine del concerto il pianista ritrova i suoi spartiti sopra il pianoforte dove affermava di averli sempre lasciati. Tra l'altro si vede da alcune riprese fatte dalle persone in sala la maniglia della porta che abbiamo appena percorso abbassarsi senza che ci fosse effettivamente qualcuno dietro. Quindi insomma tutte queste cose ci hanno poi fatto indagare con gli esperti del paranormale, sono venuti in diversi a fare diversi test, tra cui una foto a raggi infrarosse specifica. Adesso non so bene spiegarvi la tecnica giusta, però una foto particolare sopra questa sedia che mostra una sagoma senza i piedi, quindi come se fosse sospesa in aria. Un'altra volta, come vi dicevo anche all'inizio, hanno messo dei registratori nelle prigioni maschili e da questi registratori viene fuori una voce che dice chi siete. Ora, se esiste o meno sto fantasma, io non ve lo so dire. Io devo dire che in generale io dico sempre ai turisti che non ci credo tanto e che di solito non ci do tanto caso. Però è anche vero che quando io mi ritrovo alle 7 di sera da sola a chiudere tutto col buio, insomma io chiamo sempre casa, dico mamma guarda io tra 10 minuti chiudo tutto, se non mi vedi arrivare insomma vieni a controllare un po' la situazione. No, devo dire che a volte succedono cose strane che però insomma tu non ci dai tanto peso, cioè nel senso magari la finestra che sbatte e poi pensi è il vento, però chi lo sa, magari non è neanche il vento, questo poi ognuno sta alle persone, che c'è chi ci crede di più e chi ci crede di meno naturalmente. Adesso voi bambini non vi impressionate, cerco di raccontarla in modo meno cruenta possibile. Allora, noi pensiamo che sia proprio il fantasma di Pietro dal Verme, oltre per questa morte violenta, perché quando siamo andati a spostare il corpo di Pietro dal Verme dalla tomba, lui era sepolto nel cimitero di Voghera, la famiglia poi voleva seppellirlo nel cimitero di Milano perché naturalmente la famiglia si era spostata. Quando sono andati a riesumare appunto il corpo, hanno trovato ancora del sangue che fuoriusciva, almeno così si dice, del sangue che fuoriusciva dal corpo. Ora, io non ero presente, quindi non posso dirvi sì c'era il sangue che fuoriusciva, dicono questa cosa qui.
Quindi si è visto che dopo il fatto di aver spostato appunto il cadavere di Pietro dal Verme, tenete conto che lui è morto alla fine del 1400, il corpo è stato spostato comunque alla fine della seconda guerra mondiale, quindi capite bene che era impossibile che ci fosse del sangue vicino al cadavere. Quando è stato spostato, è stato da lì, dopo l'aver spostato questo corpo, che ci sono stati queste manifestazioni. Quindi noi pensiamo che sia proprio quello di Pietro dal Verme per varie coincidenze, esatto, ed è proprio quello il motivo per cui pensiamo. Per di più da questi registratori si sente una voce maschile e quindi insomma dopo tutti questi avvenimenti si pensa a questa cosa qui. Beh, non è neanche da escludere che, visto che il castello ha una storia di centinaia di anni, che possono esserci altre presenze. Esatto, infatti Non per molti forza nobiliari, magari qualche servitore. può anche essere. A me una volta sono arrivati altri del paranormale che sono venuti a fare semplicemente la visita e ad esempio mi hanno detto che c'erano ad esempio dei fantasmi di alcuni gendarmi sotto nelle prigioni, loro sentivano questa cosa qui. Un'altra sensitiva, quando siamo andati nella terrazza, sembrerebbe che abbia sentito invece il fantasma di una fanciulla che diceva che si era buttata a causa di un amore finito male. Ora esattamente nei dettagli non lo so perché non era a fare la visita con me. Quella dei mercenari erano in visita con me, l'hanno detto a me personalmente. Quella del fantasma femminile invece l'hanno detto alla direttrice del castello che l'ha riportato, però sono tutte cose non ufficiali. Quello ufficiale è sempre non lo sarebbero comunque ufficiali. Comunque non lo sarebbero comunque, appunto, sono tutte delle leggende. Poi insomma sta alle persone quello che credono e poi in base ai vari test che si fanno a vedere, insomma. Il fantasma è quella che vedete là in fondo, una sedia molto umile, non è nulla di particolare, però è la famosa sedia che si sposta in continuazione, insomma. Quindi finché siamo qua vediamo se la ritroviamo allo Finché, stesso di posto. solito durante le visite guidate non succede. Però devo dire che io a volte d'estate, poi sicuramente, o magari, sicuramente non lo so, con tanta affluenza magari sono i turisti che la spostano, però io devo dire che quando faccio le visite durante il periodo estivo, durante la visita col gruppo è ferma, non si sposta, però quando mi capita magari di fare una visita alle 11 e poi tornare nel pomeriggio, a volte l'ho trovata spostata, poi magari sono state le persone a spostarla, Certo. Non sto dicendo sicuramente il fantasma, io sto solo testimoniando quello che ho visto, insomma. Comunque questa è la sede, se vuoi sederti così ti sposti anche tu. In questo momento l'area è posseduta. Certo. Se c'è il fantasma. Ovvio. Grazie.
Ok ragazzi, abbiamo finito questa meravigliosa esplorazione guidata questa volta. Bellissima, Bellissima, merita, complimenti a ragazzi, Valentina. se siete della zona, se non siete della zona, se siete di un altro pianeta, venite a visitare il castello di Zavatarello perché è meraviglioso e le ragazze che fanno da guida sono Sì, stupende. veramente ringraziamo Valentina che ci ha portato a spasso per il castello spiegandoci i segreti, La storia, le i segreti, curiosità, tutto. Tra l'altro, particolarità del fantasma. esatto, adesso però vi lasciamo, dopo queste nostre parole, prima della sigla finale, una cosa eccezionale che Valentina ci ha fatto ascoltare. Ci ha fatto ascoltare, Quindi- esattamente. Quindi è una chicca, per noi è una chicca. Benissimo, al prossimo video. Ciao. Ragazzi. Allora, la nostra guida, bravissima Valentina, ci fa sentire una stranezza che è stata registrata nelle prigioni. Adesso ascoltiamo, sta cercando il vocale. È chiaro, Chi siete? Chi siete? Chi siete? È Caspita. chiaro. Bene, È allora chiaro. ringraziamo Valentina. Grazie, E a a presto. presto. Va bene. Grazie.